Ciao, in questo video vedremo questo nuovo multimetro della Zoe, il ZT706S, che va a sostituire il 703S. Vedremo le novità che hanno apportato rispetto al modello precedente. Ne approfitterò anche per far vedere questo saldatore a batteria che mi hanno inviato da provare. All'interno della confezione abbiamo una sonda che è la stessa che c'era nello Zoe 703, che è il modello P2060. Il manuale, il cavetto di ricarica USB-C e dei puntali che sono migliori rispetto a quelli che c'erano nel 703S perché hanno la placatura dorata e la punta molto più aguzza. Questa è la confezione. 2 channel 50 MHz con VFC. Il VFC è un sistema di misura, lo troviamo scritto qui, che elimina i disturbi ad alta frequenza sulle misure di tensione in AC per misurare la tensione a valle dei convertitori di frequenza. Non c'è scritto il modello esatto, ma abbiamo le caratteristiche del 10 MHz, del 50 MHz e del 50 MHz con VFC. Qui vediamo subito che le differenze rispetto al 50 MHz sono i count. Infatti, confrontandolo con il 703, vediamo che qui c'è scritto 25.000 e qui 66.000. Quindi di differenza abbiamo i count, dopo tutto il resto è uguale. Qui c'è una differenza sulle misure di resistenza, che questo nuovo è peggiorativo, riesce a reggere le resistenze fino a 66 MΩ contro i 250 MΩ del 703. 100 millifarad, 1 MHz, il resto è tutto uguale, quindi sulle misure di resistenza è meglio il vecchio Zoe. Vediamo gli affiancati, così vediamo le differenze. Notiamo il colore del guscio, è sempre gommosa quella parte qui, sul vecchio rossa e sul nuovo nera. Parte display uguale, hanno cambiato qui in alto solo la sigla, qui hanno tolto auto power off, che tanto ormai ce l'hanno tutti, il true RMS l'hanno comunque scritto e hanno cambiato la dicitura dei count. I tasti qui sono uguali, il menu uguale. Questa è un'etichetta per dirci di non provare tensione sulle portate amperometriche, altrimenti si guasta. 10 A uguale, qui c'è una differenza. Sul vecchio potevamo misurare sulla portata del 1000 A solo 250 mA, su questo nuovo riusciamo ad arrivare a 600 mA, quindi possiamo avere una misura più precisa a correnti basse fino a 600 mA. Il resto è tutto uguale in tutti i sensi. Li apro entrambi, così vediamo a livello di circuiteria se ci sono cambiamenti. Eccoli aperti entrambi, i due fusibili, quindi abbiamo il fusibile da 10 A, questo, e il fusibile da 600 mA, questo qui, anziché 250. Le batterie sono uguali, la PTC di protezione è uguale, c'è una differenza qua, è un qualcosa di sconosciuto a 6 piedini, che potrebbero esserci dentro le resistenze di precisione al posto di queste qui. Probabilmente c'è dentro un circuito film spesso con le resistenze di precisione, questo per avere una maggiore precisione ed arrivare fino a 66.000 count. Hanno portato questo integrato, penso, in SMD, dopo qua sembra tutto uguale, qui è tutto uguale, in quella zona qui hanno aggiunto questa induttanza e andiamo di qui. In questa zona sembra tutto uguale. Gli integrati hanno le sigle cancellate, il microcontrollore principale qui aveva la scritta cancellata, qui invece l'hanno lasciata. Sicuramente il programma è protetto. Il resto è tutto uguale. Questo ingresso è rimasto tale, come tali sono gli ingressi BNC. Avrei preferito che questa cava fosse stata più larga per permettere l'inserimento di BNC diversi dalle sonde che danno in dotazione. Vediamo adesso le differenze tra le specifiche. Questo è il vecchio e questo è il nuovo. I count abbiamo già visto, tutto il resto è uguale, dimensione uguale, cambia il peso 10 grammi in più, questo nuovo, il resto qui è tutto uguale. Andiamo avanti, qui cambia il valore dei range perché questo qui è un 66.000 count e questo è un 25.000 count, di conseguenza cambia la tensione in cui si ha il cambio di scala. Qui noto già una differenza, che nella misura dei millivolt bassi c'è minor precisione. Su queste due portate qui avevamo una precisione del 0,05% e qui abbiamo un 0,5%, quindi sui millivolt
è migliore il vecchio modello come precisione. Qui è 0,8 e qui era 0,5, anche queste due portate hanno una differenza. Risposta in frequenza è rimasta invariata, vediamo se abbiamo altre differenze. 0,8, 0,8, 0,5, 0,2, qui c'è qualcosa di diverso, che è il valore di resistenza che abbiamo visto dietro la scatola, infatti qui arriva a 66 megaohm e qui a 250 megaohm, e qui le precisioni cambiano a secondo della scala, quindi c'è un pelino di differenza qui sulle portate alto valore resistivo. Vediamo capacità, sembra tutto uguale, quella pagina qui a me sembra uguale. Vediamo le caratteristiche dell'oscilloscopio, che non dovrebbero essere variate. 150, 1,5, 280, singing, accuratezza 20 ppm, 128 kilobyte, 20-50 MHz. A me sembra, qui hanno invertito due voci ma il contenuto è uguale. Ok, andiamo a vederlo in pratica. Ho collegato questo generatore con tensione di riferimento con dei cavetti, adesso sono in parallelo i due multimetri. Tensione dovrebbe essere esattamente 2,496, qui siccome abbiamo un digit in più, 2,495 più l'arrotondamento diventa 2,496, quindi sono perfettamente allineati. Andiamo sui 5 volt, dovrebbe essere 5,000, questo è precisissimo. Qui se arrotondiamo all'ultima cifra mancherebbe un millivolt, quindi sembrerebbe ancora quasi più preciso il 703, però è roba di millivolt. Andiamo a 7,495, qui ho un millivolt in più e qui ho 4-5 millivolt in meno. Andiamo a 9,999, qui ho un millivolt in più, però il digit che va più o meno è l'errore. Qui ho 6 millivolt in meno, quindi è ancora più preciso questo vecchio. Prima di vedere i valori di resistenza collego l'alimentatore, così vediamo quando ci sono le variazioni di cambio di scala. Questo alimentatore, tensione minima è più o meno questa. Ho un digit in più, dovrebbe arrivare fino a 6,6 volt e mantenere 4 decimali. Quando supera il 6,6 dovrebbe scattare la scala successiva con un decimale in meno. Notiamo anche la parte sopra che è diversa, qui arriva a 25 e qui arriva a 60, quindi dovremmo arrivare a 66, eccolo qui. Qui è cambiato, è diventato 60, qui 25, e in questa scala abbiamo i decimali uguali fino ad arrivare a 60, quindi questo qui quando arriverà a 25 volt cambia, fino a 25 volt abbiamo gli stessi decimali, qualcosina di più, eccolo qui, ha cambiato, quindi adesso da 25 a 66, questo qua nuovo ha 3 decimali che non ha il vecchio, e questa è la differenza dei count, 25.000, 66.000. Vediamo adesso le resistenze, i condensatori e i diodi su questa scheda che ho fatto io, che ho già fatto vedere in altri video. Quindi andiamo sulla misura di resistenza, mettiamo insieme i puntali, 0,15, vediamo il relativo, anche qui lo fa, vediamo, rifacciamolo ancora, ok, così dovrebbe essere azzerato, rimane fuori il relativo. Andiamo sulla resistenza da 1 ohm, 1,00 è perfetta, 9,99 più o meno ci siamo, e così via. 100, salto subito a quella più alta che sono 10 mega, non la misura, non vorrei che sia il relativo, togliamo il relativo, sì, probabilmente il relativo blocca anche la commutazione. 10,04 si sta stabilizzando, 10,039 dovrebbe essere una 10,02, più o meno ci siamo. Vediamo il cicalino, ottimo, poi lo vedremo anche in un altro modo, i diodi, e qui abbiamo la novità. Questa qui è una cosa che io avevo chiesto su un multimetro e vedo che me l'hanno implementata qua così. Avevo mandato un'email all'assistenza chiedendo come mai non c'è il bip dei diodi e di continuità su prova diodi, e infatti hanno aggiunto sia il prova continuità su prova diodi, in maniera che quando andiamo su un circuito a fare il test non dobbiamo più commutare tra prova continuità e prova diodi. Se c'è un corto anche su prova diodi me lo segnala, e in più abbiamo adesso finalmente il bip come il fluke su prova diodi. Proviamo l'1N4148 e ha fatto un bip, rifaccio, bip. L'1N4007 fa un bip, e un diodo shock o veloce finalmente fa 2 bip. Ok,
che poi ho scoperto con una tensione di giunzione più grande, che la posso simulare andando su una resistenza. Vediamo, quando sono a circa 1 volt di giunzione fa 3 bip, quindi abbiamo il bip continuo, un bip su tensione di giunzione 0607, 2 bip su tensione di giunzione di 0,2 e 3 bip su tensione di giunzione alte. Su valori più alti ancora di resistenza ci viene indicata una tensione più alta fino a non leggere più niente su valori molto alti. Comunque è molto utile se provo un transistor tipo questi qui ho la base, collettore 0,6, emettitore, collettore, emettitore, ho subito il bip, molto comodo. Se provo ad esempio un'induttanza che è praticamente un corto, ho lo 0 per dirmi che ci sono 0 ohm e il bip continuo, molto comodo questa cosa. Un'altra cosa che ho visto, che io mi sono lamentato, è lo sfondo rosso che c'era su un multimetro, questo qua piccolino, che vi avevo detto che era molto brutto da vedere, e in effetti un pochino l'hanno tolto. Vediamo la differenza, non si vede molto, ma in quella zona qui c'è meno rosso rispetto a qui. Se l'avessero tolta del tutto quella parte qui rossa sarebbe stata una bella cosa. Andiamo avanti, condensatori, quindi 100 picofarad, che è sempre difficile da misurare, 84 pf, sono 98, però me lo misura, certi multimetri su quella portata qui non rivelano nulla. 1 nanofarad più o meno c'è, 10 nanofarad, 100 nanofarad, è anche abbastanza veloce, 1 microfarad e 10 microfarad, ci impiega un po' di più. Sotto, come 703, abbiamo il minimo, massimo e la media su quasi tutte le portate. Dopo le altre cose non le sto neanche a vedere perché sono le stesse che avevamo di qui. Andiamo a vedere adesso nei menu le varie differenze che ci sono. Quella parte qui è praticamente tutto uguale, alla differenza della tensione alternata. Se io schiaccio una volta sono in DC, se schiaccio una seconda volta vado in AC su tutti e due, se schiaccio una volta ancora qui ritorno in DC e qui va nella modalità VFC. Quindi questo tasto ha 3 selezioni. Questa è l'unica differenza che c'è sulla parte multimetro a livello di tasti. Andiamo nei menu. Le lingue mi sembra che sono rimaste invariate: cinese, russo e inglese. Quella parte qui è tutta invariata. Qui ho già una differenza, che qui ho la UART per collegare il PC, qui invece ho la retroilluminazione. Nel menu multimetro c'è una differenza, qui ho l'UART, quindi posso collegare il computer e vedere i valori, e qui non lo vedo. Qui invece hanno messo il tempo di spegnimento del display. Andiamo nella modalità oscilloscopio, qui di menu non ce ne sono più, quindi premo mode. Qui hanno fatto una modifica, questo tasto ha 3 funzioni, può piacere sì, può piacere no, dipende. A me non piace molto perché se non uso il generatore di funzioni tutte le volte sono costretto a schiacciare 2 volte per passare da multimetro a oscilloscopio. Il generatore di funzioni lo vedremo dopo. Andiamo nella modalità oscilloscopio così vediamo la parte menu. Questa è invariata, questa è invariata, qui abbiamo tutto uguale, qui abbiamo la versione di firmware diversa, persistenza FFT BL time è uguale, more apps è uguale, qui nel generatore potevamo entrare solo da qui, qui invece col mod entriamo nel modo generatore. More app exit in tutti e due è uguale, cursori, misure, le misure sono praticamente uguali, qui avevamo il settaggio del generatore primario, che è quello che era sempre connesso. Qui invece finalmente hanno fatto un generatore unico che è sempre acceso anche quando va all'oscilloscopio, finalmente, perché era un po' il difetto di questo strumento, che quando usavamo l'oscilloscopio non potevamo usare questo generatore, questo qui che adesso hanno messo accessibile anche da mod. Qui avevamo questa output setting che serviva solo per tarare alla fine le sonde. Hanno fatto il format Begin, che serve per formattare la memoria, però ho visto che come si schiaccia cancella senza conferma, e quindi se abbiamo dentro le immagini salvate, se per caso schiacciamo questo tasto cancelliamo tutte le immagini. Avrei preferito che ci fosse stata una conferma, tipo sei sicuro, premi menu come ho fatto negli altri menu, quelli di calibrazione. Andiamo avanti, basta, torniamo al menu principale. Andiamo a vedere il modo generatore. Quindi vedi che bisogna sempre fare il giro, e di qua invece per forza bisognava accedere facendo tutto il giro, more app, generatore, menu. E qui hanno fatto delle migliorie, ovvero qui per aumentare e diminuire la frequenza bisognava fare frequenza più, frequenza meno, questa è frequenza più, e anche al massimo arrivava
344 kHz e la tensione VPP non si poteva regolare, non vedo tasto per regolare tensioni. Prima cambiare il tipo di forma d'onda, qui c'è il duty cycle che posso variare qua, ma il VPP è sempre 2 volte e mezzo. Qui invece hanno fatto una cosa molto più furba, hanno fatto il tasto duty e si va qui e ci si può spostare proprio con le frecce, vedi così, il tasto frequenza e qui mi sposto, ma posso arrivare molto alto di frequenza fino a megahertz, vedi qui spostiamo e possiamo selezionare la frequenza in modo preciso, ad esempio se faccio 1000 Hz, così lasciamo come era di default mi sembra, EXI vuol dire che esce da la modalità modifica, V picco picco posso andare a modificarla anche in modo fine, però posso scegliere la tensione che voglio. 5 volt, pensavo che era 3 volt il minimo. Quindi abbiamo 5 volt, le forme d'onda sono uguali, sono le stesse, exit, usciamo di qui, con menu, come era di qua, si spegne e si accende l'uscita del generatore, però qui succedeva che come si usciva da questa finestra, la forma d'onda non c'era più, ma prendeva quella impostata con l'altro generatore. Qui invece permane. Infatti anche se scelgo una forma d'onda diversa, ad esempio questa, e vado nel modo, lì è acceso, vado nel modo oscilloscopio, vedi che c'è il disegnino con la frequenza e adesso collego la sonda, l'aggancio qui, basta solo, anche senza massa perché le masse sono in comune e poi frequenze così basse, non ci sono particolari disturbi. Ho impostato 5 volt, 2, 4, sì sono 5 volt, sono 2 quadrati e mezzo. Il trigger lo posso spostare un pochino più su, ok, e quindi qui il generatore è praticamente funzionante anche con l'oscilloscopio acceso. È sempre riferito da massa in su, non è bilanciato, quindi anche se scelgo, vedi che bisogna sempre fare il giro, una forma d'onda sinusoidale non è centrata sullo zero, e anche qui per uscire non è exit, ma bisogna schiacciare, vedi che è da 0 in su. Adesso sì, sono 5 volt, quindi è un quadretto giusto. Adesso volevo fare una cosa un po' diversa per provare la velocità del prova continuità. Anziché mettere insieme e vedere quanto è veloce, ho preso un 8 MOS, è un po' vecchiotto, però va bene. Qui ho attaccato il mio generatore, adesso sto entrando con una frequenza di 1 Hz. Qui ho l'oscilloscopio e anche il multimetro. Adesso se collego il multimetro, la tensione del multimetro mi consente anche di vedere la forma d'onda. Tensione che esce dal multimetro sul prova continuità. Infatti adesso vediamo esattamente la forma d'onda e il bip, sentiamo. Se io adesso aumento la frequenza riesco ad andare a vedere fino a quanti hertz risponde. 2 hertz, 3 hertz, 4 hertz, 5 li perde, ok. Però secondo me non è tanto la frequenza che dobbiamo guardare, ma sono i tempi di risposta. Anche 4 Hz certe volte si ferma, quindi 3 Hz li prende tutti. Torno a 1 Hz e vado a variare il duty cycle. Quindi scendo col duty cycle. Ecco. Fino a vedere quando interviene. Aumento un po'. Così ne becca qualcuno, dopo andiamo a misurare quant'è quel tempo. Ecco qui, io sono al 13% adesso, 13%, adesso ne ho perso uno, quindi vado al 14%. Qui sembra che non li perde, adesso fermo e vado a misurare quanto è largo quell'impulso. Faccio un hold, attivo i cursori, questo qui ho tacito un attimo, cursor mettiamo vertical, quindi andiamo su cursor, e andiamo a misurare e questo è il minimo impulso che lui riesce a rilevare, sono 180 millisecondi. Questo sarebbe interessante vedere la differenza tra un multimetro e l'altro. Anche sui cursori di questo non hanno aggiunto la frequenza. A me sarebbe piaciuto che nella misura dei cursori è uguale preciso, quindi ho già guardato, i cursori sono uguali e c'è solo il tempo. Invece tanti oscilloscopi oltre al tempo la frequenza. È chiaro che per misurare la frequenza devo prendere il periodo esatto, ma è molto utile avere la frequenza misurata con i cursori. Adesso, usando questo generatore di funzioni che ha 2 canali, collego un canale all'oscilloscopio 703 e l'altro al nuovo 706. Eccoli qui,
Proviamo l'autorange su tutti e due insieme, praticamente uguali. Provo a cambiare la tensione su entrambi. Ok, adesso provo a aumentare la frequenza, così siamo a 100 kHz su entrambi. Mettiamo la misura su entrambi, così lo leggiamo direttamente. Frequenza, misura, exit, 100 kHz. Sono tutti e due perfetti. Salgo un po', 1 MHz, 1 MHz, 10 MHz. Ho già delle deformazioni, 10 MHz. Qui è perfetto, provo a scambiare i canali a vedere se è un problema del generatore. Questo è il canale 2, no, quindi rimane su questo oscilloscopio. 40 MHz, anche l'ampiezza si è ridotta, torno indietro, perché questo è 50 MHz, andiamo a vedere, quindi 20, 30, facciamo prima 30 MHz su tutti e due, 30 MHz, questo fa fatica, questo qui vedo che 30 MHz è ancora buono, andiamo 50 che è il limite, questo è 40, 30, 40 va in crisi, lo metto 40 anche questo, anche lui, così è 50, 50 MHz, metto 50 MHz anche di qui, così sono tutti e due 50 MHz, però soffrono tutti e due, quindi i 50 MHz dichiarati non sono proprio reali. Volevo adesso applicare questo 50 MHz per farti vedere, ad esempio stacco questo, accendo l'HP per farti vedere che non è un problema del generatore. Come ti dicevo, qui si fa fatica a staccare il BNC. Andiamo sull'HP, collego il mio 50 MHz qua, faccio un autorange e come vedi è praticamente fermo, quindi non è un problema di generatore ma un problema di oscilloscopio. Rifacciamo la prova, lo stacco da qui e senza fare tagli ai video lo collego di qui e come puoi vedere il 50 MHz qui è molto ballerino. Per spostare il trigger andiamo nell'altra modalità, si vado nel menu, posso cambiare il sample, non cambia nulla, però ho un modo, questo RAM mod AI, qualcosa migliora. Spostiamo il trigger, provo a abbassare la frequenza, 40, 30, 20, 10, rimettiamo questo RAM mod normal, ok, 10 MHz è perfetto, 20 MHz tiene comunque, 30 appena appena e 40 non ce la fa, quindi diciamo 25 MHz lo diamo buono, tutti e due sono belli oscilloscopi. 25 MHz per un uso hobbistico avanzano. Questo è il saldatore, abbiamo questa scatola di trasporto, non c'è nient'altro, qui possiamo mettere le punte di ricambio eventualmente e il manualetto. Questa è la sua confezione con le caratteristiche qua. Questo è il modello, T12 sono il tipo di punte, temperatura da 100 a 450 gradi centigradi, tensione di lavoro da 9 a 28, multiprotocollo, tipo di interfaccia tipo C, che è qui. Quindi dobbiamo usare un nostro cavo e un nostro alimentatore, però non tutti i cavi e tutti gli alimentatori vanno bene, dopo andiamo a vederlo. Il manuale ha una parte anche in italiano, in fondo, eccolo qua, dove ci sono le informazioni che abbiamo già visto sulla scatola, più altre informazioni, qui come funzionano i menu e i pulsanti. Le lingue che si possono impostare sono queste, non c'è l'italiano, quindi lo lasceremo in inglese. Alcune istruzioni, niente di particolare. Stavo cercando la parte dei protocolli, è scritta qua, tra cui PD e QC, Power Delivery e Quick Charge. Però ho visto che nei settaggi ci sono altri protocolli, quindi possiamo usare un nostro cavo di un cellulare, va più che bene. Attenzione a non usare i cavi, quelli che danno di ricarica, ad esempio per i tester e i multimetri, che magari non hanno tutti i fili collegati, perché deve anche comunicare il protocollo Power Delivery o Quick Charge sugli altri due fili, quindi per funzionare deve avere tutti i fili collegati, deve essere abbastanza robusto, perché se sono 100 watt qualche ampere ci passa, meglio se abbiamo cavi un po' grossini tipo questo, e anche gli alimentatori
o i power bank devono avere i protocolli supportati. Questo qui ad esempio è un quick charge e questo ha, mi sembra, più protocolli. Qui segnano solo tensioni e correnti. Quick charger, quindi è un QC questo. QC, infatti ha anche l'USB-C che qui non c'è. Proviamo a collegarlo su una presa normale, quindi qui non c'è quick charge, è solo la verde, quindi qui usciranno 5 volt, vediamo cosa ci dice lo strumento. 5,1 volt, 0 ampere perché è in standby. Adesso probabilmente esce, eccolo qui, low voltage. Questa è l'apertura, baionetta, quindi si può anche chiudere quando è caldo senza problemi. Se tento di accenderlo non si accende, vedi, anzi non esce da questo menu. Possiamo comunque programmarlo anche se la tensione è bassa, tenendo premuto questo tasto. Ho la lingua, quindi se prendo una volta posso sfogliare tutte le lingue, quindi non abbiamo l'italiano. Ok, poi abbiamo direzione, questo è l'orientamento dello schermo, vediamo right, left, right, left, se io confermo si gira così, va bene per i mancini. Adesso lascio right, poi abbiamo protocol, c'è auto, quindi va a determinare qualsiasi protocollo, oppure manualmente posso andare a selezionare QC, Quick Charger, Power Delivery, e questo qui penso siano protocolli proprietari dei vari telefoni Mi, HV, AFC, Vivo, Oppo, non so cosa sia, sul manuale non ho scritto, lasciamo automatico. Poi abbiamo unit, gradi centigradi o Fahrenheit, poi la scala, ogni quanti gradi deve andare avanti schiacciando più o meno, perché potremo fare anche temperature diverse, quindi ogni volta che si preme ad esempio andare avanti di 20 o più preciso andare avanti, vediamo fin quanto può scendere, anche 1, secondo me 10 va più che bene come di default. Correzione, nel caso hai un misuratore di temperatura in punta puoi fare la correzione per avere la temperatura corretta. Default, se vuoi che dando tensione sia off o on, meglio che sia off. Vediamo se abbiamo altre cose, off e on, ok, off. Sleep time, dopo quanto tempo deve andare in standby. Abbiamo i minuti, lasciamo il tempo basso. Qui se deve risvegliarsi probabilmente quando si solleva, sente probabilmente l'inclinazione, lasciamo on, quindi si sveglia automaticamente prendendolo in mano. Questo è il restore di fabbrica e queste le informazioni del software. Per ritornare al menu principale bisogna tenere premuto. Quindi se abbiamo 5 volte non ce lo fa usare perché la tensione minima è 9 volte, quindi dobbiamo andare su protocolli tipo questo. Adesso dovrebbe agganciare il protocollo Quick Charger, eccolo qui 9 volt, e a questo punto posso settare la temperatura, qui meglio aprire, possiamo anche stare bassi volendo, facciamo ok per farlo partire, qui vediamo la temperatura che sale, la percentuale di corrente prelevata, quindi siamo a 1 ampere, è chiaro che con più la tensione è alta, con più questa velocità è maggiore. Se abbiamo 20 volt, dopo ti faccio vedere con questo, che riesce a dare mi pare 20 volt, è velocissimo. Anzi, spegniamolo, lo guardiamo subito. Escono quelle 2Z a indicare che è in standby. Metto questo con sempre l'USB A, vediamo che tensione mi dà così. Abbiamo 12, che sono un po' di più, quindi 9 volt con questo, 12 con questo. Se metto invece l'USB-C, USB-C, quindi USB-C di qui e USB-C di qua, che usa probabilmente protocolli diversi, ho 20,2 volt. Adesso vedrai che da 138 a, mettiamolo più alto così lo vediamo meglio, a 390, vedrai come va su velocemente, vedi come sale. Ok, adesso ho raggiunto la temperatura e la percentuale di utilizzo va sempre diminuendo. Se abbasso un po', ad esempio 310 va a 0, ovviamente dopo si riprende perché chi fa il controllo PD. Vediamo se scioglie bene lo stagno. Perfetto.
Secondo me ha anche una bella potenza. Vediamo adesso come si comporta a sciogliere dello stagno su grosse aree di massa. Siamo a 390 gradi. Provo a mettere dello stagno qui su un'area di massa. Sì, è incredibile. Ovviamente riesco anche a disaldare questa. Vediamo un po'. Qui la dissipazione è altissima, Guarda cosa sono riuscito a tirar via. Saldatore approvato. Sono riuscito a disaldare questa barra di rame che rinforzava queste piste. Qui è tutto rinforzato di rame, quindi la dissipazione era altissima e me l'ha tolta facilmente con una punta, tra l'altro neanche tanto larghissima, è un coltello neanche tanto grosso, però ero a 20 volt, magari a 12 volt avrebbe fatto un po' più di fatica, anche 9 volt. Le punte che possiamo usare sono le classiche T12 che io uso anche su questo altro saldatore, che sono queste qui. Ci sono di tutti i tipi. Questa qui ad esempio è appuntita, questa è quella a taglio, questa è quella a fetta di salame, questa è appuntita ma corta e questa è per le grosse masse. Se avessi avuto questa qui prima di saldare quel filo di massa avrei fatto meno fatica. Per cambiare la punta è semplicissimo. Adesso è ancora molto calda, bisogna sfilarla, vediamo, ma sarà ancora caldissima, qualcosa per non scottarmi, basta toglierla così, vediamo cosa dice, no tools, infatti c'è scritto T12KR che è il modello, e poi basta infilarla dentro fino in fondo, dopo la possiamo rotare come ci serve, quindi il coltello lo possiamo mettere come ci serve per magari poter leggere il display. T12K perché ogni modello ha il suo codice. Vediamo la mia coltello se è una T12K, sì, l'avevo scritto qui, T12K, questa qua grossa è una T12 D52, vedi, ognuna ha il suo codice, T12I, T12C4, T12B. Quindi ricordati di fare molta attenzione al caricatore che si va a collegare, anche il cavo, se riesci a prendere un cavo bello grosso e robusto è meglio, tipo questo. Questo qui è un cavo che avevo in giro di un altro soldatore. Come hai potuto vedere hanno fatto parecchie modifiche, ne manca ancora qualcuna che potrebbero fare a livello software, a livello firmware, tipo la frequenza assieme ai cursori, che non c'è, e magari l'FFT con l'impostazione della larghezza della banda. Secondo me c'è ancora da migliorare. Non è detto che esca un aggiornamento firmware che migliori queste cose. Attenzione che sul sito ho visto c'è una versione di firmware che è più vecchia di quella che c'è qui. Quindi attenzione a fare gli aggiornamenti, perché se perdete quello che c'è dentro non c'è più sul sito. Controllare sempre le versioni prima di aggiornare. L'aggiornamento si fa allo solito modo, c'è un video sullo Zoe 703 che faccio vedere come si fa a fare l'aggiornamento. In pratica si scarica il file e si copia tramite l'interfaccia USB all'interno della cartella e poi basta riavviare. E poi abbiamo visto anche questo saldatore molto utile quando si va in giro e non si ha a disposizione l'energia elettrica, magari si è a fare un intervento su un impianto citofonico lontano dall'abitazione, cioè i casi possono essere più disparati, e avere un saldatore che funziona a batteria con un power bank è molto utile. Il power bank deve avere anch'esso l'uscita con i protocolli che hai visto, perché altrimenti a 5 volt lui non funziona, a meno che c'è qualche trucco, io non l'ho trovato, per sbloccare e farlo andare anche a 5 volt, magari a temperature più basse, sarebbe una bella cosa. Per questo è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!